Ciao a tutti, io sono... Ma che fai? Ma che stai facendo? Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo di alcune cose che non devi mai fare in Italia. E questa... ne parliamo più tardi. Prima di iniziare però voglio ricordarti che qui sul canale parlo di lingua e cultura italiana. Quindi se ti interessano queste cose iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere nessun video futuro. Adesso iniziamo subito con il video di oggi e vediamo alcune cose che non devi fare quando vieni in Italia. La prima cosa di cui voglio parlare è il cappuccino. Mi viene da ridere perché ho parlato davvero tantissime volte di questa cosa sul canale. Ho sempre detto che il cappuccino è una bevanda che si beve solo a colazione. E la mia collega Gaia, che fa i sottotitoli per questi video, ride ogni volta perché dice che io parlo sempre della stessa cosa, cioè del cappuccino. Ma perché è una cosa molto molto importante da sapere culturalmente. Infatti, se vieni in Italia, devi sapere che il cappuccino, appunto, è una bevanda da colazione. Ok, puoi berla anche dopo le 12, per esempio il pomeriggio, se ne hai voglia, ma non è una bevanda che noi italiani berremmo dopo un pranzo o dopo una cena. Infatti, dopo pranzo o dopo cena preferiamo un caffè, cioè un espresso. Quindi se sei in Italia, vai in pizzeria e dopo la pizza ordini un cappuccino e il cameriere ti guarda un po' male, io te l'avevo detto. Ora andiamo alla seconda cosa che non devi fare in Italia e rimaniamo sempre sullo stesso argomento, il cibo. Parliamo del parmigiano su piatti di pesce. Ecco, in Italia no, noi non mettiamo il parmigiano su piatti di pesce. Quindi se ordini per esempio gli spaghetti allo scoglio oppure un risotto ai frutti di mare, ecco, non metteremo sopra il parmigiano, ricordatelo. E parlando sempre di ristoranti, un'altra cosa che non devi fare è aspettare che ti portino il conto. Infatti, in un ristorante italiano tu devi chiedere il conto al cameriere. Questo perché sarebbe maleducazione se il cameriere venisse al tavolo a portarti il conto, perché sembrerebbe che il cameriere ti stia mettendo fretta. In Italia al ristorante ci piace fare le cose con calma, quindi quando abbiamo finito di mangiare, mentre per esempio aspettiamo il dolce, il caffè, l'amaro, parliamo, ci facciamo due chiacchiere, quindi diciamo non abbiamo fretta. Quindi a meno che tu non vada in un ristorante pieno di persone in cui serve il tuo tavolo, il cameriere non ti porterà il conto, dovrai chiederlo tu. Quindi potresti dire: scusi, il conto per favore. Scusi, ci può portare il conto? Un'altra cosa, sempre al ristorante, da evitare, più o meno, è chiedere modifiche ai piatti. Mi spiego meglio, puoi chiedere delle modifiche senza problemi, ma ti sconsiglio di chiedere modifiche a piatti della tradizione. Cioè, non è che puoi chiedere una modifica alla carbonara. La carbonara è così, la ricetta della carbonara è quella, non puoi modificarla. Come non puoi chiedere una modifica alle lasagne alla bolognese. Poi se vuoi chiedere una piccola modifica tipo questo piatto senza aglio, questo piatto lo preferisco bianco senza pomodoro, allora non è un problema, puoi parlarne col cameriere e capire. Però chiedere modifiche a piatti della tradizione, non te lo consiglio. E ora passiamo al punto iniziale di questo video, questo gesto. Che significa questo gesto? Questo gesto si usa in italiano per dire: ma che stai dicendo? Ma che dici? Stai dicendo una cosa sbagliatissima, una cosa folle.
Quindi abusare di questo gesto e farlo sempre, anche quando stiamo parlando di altre cose, è sbagliato. E onestamente, secondo me, è anche un po' un insulto a noi italiani. Quindi a volte, no, quando vedo alcune persone che fanno ciao, mamma mia, ma che fai? Ma no, non si fa così, no. Cioè, non è una cosa italiana. È, diciamo, una visione un po' stereotipata dell'italiano. Quindi questo gesto fallo soltanto quando vuoi dire ma che dici? Ma che stai dicendo? No, ma che dici? Non capisco. Ok, cioè, così. E adesso andiamo ad un altro punto che è interessante. Il supermercato. Noi italiani ci teniamo abbastanza all'abbigliamento. Questo significa che tutti gli italiani si vestono alla moda? No, anzi, assolutamente. Però se dobbiamo andare al supermercato ci vestiamo, cioè ci mettiamo per esempio, non so, dei jeans, una maglietta, una felpa, anche dei pantaloni della tuta. Però non andremmo al supermercato in pigiama. Ecco, questa è una cosa che ti voglio dire sull'Italia e gli italiani. Il pigiama lo indossiamo solo a casa. Te lo dico perché mi è capitato di vedere in altri paesi persone che indossavano il pigiama fuori da casa. O anche che per esempio indossavano pantofole fuori da casa. Ecco, questa è una cosa che in Italia non facciamo. Puoi farlo senza problemi, però gli italiani ti guarderanno. Cioè, se esci di casa col pigiama, sappi che gli italiani ti guarderanno e ti percepiranno come una persona un po' strana. Non fa niente, cioè se non ti interessa non è un problema. Io ti sto soltanto dicendo quello che è comune, normale per la cultura italiana, poi puoi fare quello che vuoi. E rimanendo sempre in tema supermercato, un'altra cosa che voglio dirti che è molto importante ed è una differenza rispetto ad altri paesi è che la frutta e la verdura si prende sempre con la busta di plastica e i guanti, cioè non puoi mettere nel carrello la frutta o la verdura sfusa. Sfusa significa non in un contenitore. A me questa cosa non piace tantissimo perché mi sembra un grande spreco di plastica. Tanto comunque la frutta io la lavo a casa, quindi anche se ce l'ho sfusa non mi interessa. Però è una cosa che in Italia si fa. È anche vero che così è più facile pesare la frutta sulla bilancia. Però quello che voglio dirti è che non puoi prendere un'arancia, metterla sulla bilancia e attaccare l'etichetta con il peso e il prezzo sull'arancia. No, devi mettere l'arancia nella busta e poi attaccare l'etichetta che ti dà la bilancia sulla busta. Hai capito? E senti, adesso che abbiamo parlato di queste cose, che ne pensi? Ci sono delle cose simili nel tuo paese o sono completamente diverse? Fammelo sapere nei commenti qui sotto, ma anche non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta incredibilmente a far crescere il canale. Infatti, se tu lasci mi piace, stai dicendo a YouTube che questo video è interessante e YouTube lo consiglierà a tanti altri studenti e studentesse di italiano come te. E non dimenticare anche di iscriverti alla nostra fantastica newsletter. Infatti, se vuoi ricevere ogni settimana dei contenuti molto interessanti per studiare l'italiano, puoi iscriverti alla newsletter cliccando qui sotto o visitando il nostro sito web www.teacherstefano.com. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!